Allora, per realizzare la nostra sciarpa da bimba avremo bisogno del filato Allen. Io lo sto utilizzando in questa tonalità, ehm, la cake green, quindi le sfumature del verde, e un uncinetto numero 5. Io utilizzo questo in acrilico che è in realtà un uncinetto per la tecnica dell'uncinetto tunisino, quindi qui poi va agganciato il cavetto con un terminale in modo da poter lavorare il lungo. Però mi è molto comodo perché è in acrilico e questo tipo di filato, siccome tende a scivolare un pochino, diciamo che durante la lavorazione mi trattiene parecchio. Allora, per avviare la nostra sciarpina, come inizio, avremo bisogno di avviare 3 catenelle, anzi 4 catenelle, scusate, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto alto non nel primo punto ma nel secondo, quindi 1, 2 e 3 punti alti. Avremo così 4 punti alti perché uno è sostituito dalle catenelle iniziali. Ora non dobbiamo fare altro che aumentare a destra e a sinistra, quindi facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro, all'interno del punto da dove escono le 3 catenelle andiamo a fare un punto alto, lavoriamo il corpo, quindi 1, 2. Nell'ultimo punto, ovvero nelle catenelle, andremo a lavorare 2 punti alti, perché dobbiamo fare un aumento per ogni lato. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo all'interno del cappio delle catenelle e facciamo 2 punti alti, quindi 1 e 2. A questo punto facciamo di nuovo 3 catenelle, giriamo dentro al punto dove stiamo facendo le catenelle, facciamo un altro punto alto, quindi abbiamo fatto il nostro aumento e abbiamo 2 punti alti, un punto alto su tutto il corpo, del lavoro. Arrivati alle catenelle, all'interno delle catenelle facciamo 2 punti alti e anche qui abbiamo eseguito i nostri aumenti. Quindi dobbiamo fare all'inizio la punta, quindi che è semplicemente un triangolo. Perché faccio i punti alti all'interno delle catenelle? Perché siccome una lavorazione, un filato molto spesso che ha questo leggero peletto sintetico, ma è bellissimo e poi non resta sul capo dove si va a appoggiare la sciarpa, trovo che sia anche decorativo avere questi piccoli forellini. Quindi ripeto 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro, all'interno eseguo un altro punto alto, quindi ho fatto un aumento, sul corpo di tutta la lavorazione faccio un punto alto sino ad arrivare alla fine, quindi 2. Poi se volete essere certi di aver fatto gli aumenti in entrambi i lati potete sempre contare nel frattempo che lavorate. Quindi questo è l'ultimo punto. Io qui mi sarei agganciata alla catenella, quindi all'ultimo punto della catenella, in questo caso filo sull'uncinetto, entro direttamente dentro all'occhiello che si è formato con i 3 punti alti e faccio 2 punti alti. Questo lo farò per 16 giri, quindi al 16° giro mi fermo. Devo avere una sorta di punta all'inizio. Una volta terminati i nostri 15 giri, in cui abbiamo fatto gli aumenti sia a destra che a sinistra, sia nel giro di andata che nel giro di ritorno, abbiamo raggiunto la larghezza che noi desideriamo. Ovviamente, se voi volete farla più piccola, vi fermate prima con gli aumenti, oppure continuate con gli aumenti e la fate più larga. A questo punto, una volta che decidiamo che la larghezza della sciarpa totale a noi va bene
così, non facciamo altro che fermarci con gli aumenti e facciamo sempre per come procediamo allo stesso modo di prima, quindi 3 catenelle per girare, per voltare il lavoro, 3 catenelle, torniamo indietro. A questo punto, piuttosto che entrare qui nel primo punto, entriamo nel secondo, perché il primo punto sarà sostituito dalle nostre 3 catenelle. Quindi andiamo avanti, arriviamo fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro e qui mi restano le ultime 2 maglie, quindi una maglia alta, eccola qui, e queste sono le 3 catenelle che fungono da maglia alta. Quindi eseguo una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta all'interno dell'occhiello. Ora non devo fare nessun aumento, quindi faccio 3 catenelle e volto il lavoro. Piuttosto un attimo che ecco non avevo agganciato bene il filo, piuttosto che entrare nella prima maglia qui, in questa maglia proprio all'inizio, in questa io entro nella seconda, perché la prima maglia è sostituita dalle 3 catenelle che ho eseguito alla fine del giro sottostante. Quindi continuo ad andare avanti e allo stesso modo farò alla fine del mio giro, quindi non andrò a fare le 2 maglie alte qui all'interno dell'occhiello delle 3 catenelle, ma all'interno andrò a fare una sola maglia alta. Farò 3 maglie alte e tornerò indietro agganciandomi sul primo punto alto, quindi cercando sempre di rimanere in linea e in pari con tutto il lavoro. Questo lavoro, cioè l'andar dritto fino alla fine, lo farò sin quando non avrò raggiunto la lunghezza che io desidero. Allora, ho lavorato tutta la sciarpa per 1 metro all'incirca. Ora sarà difficile farvi vedere la misura completa, ma comunque adesso ci proviamo. Considerando che la nostra punta è di 20 centimetri, quindi provo a fare così senza piegare il metro, in modo che riusciamo a vedere per bene. Allora, sono 96 centimetri totali. Io a 96 centimetri mi sono fermata perché adesso andrò a fare delle diminuzioni per fare sull'altro lato la punta, quindi uguale, avrà tutte e 2 le estremità uguali. Per cui ora sono arrivata a questo punto, ho deciso di fermarmi, quindi lavorare sulla punta e non faccio altro che fare il lavoro inverso con il quale io ho iniziato, ovvero piuttosto che fare degli aumenti farò delle diminuzioni per ogni giro. Quindi come vado a fare queste diminuzioni? Faccio sempre le mie 3 catenelle di avvio, giro il lavoro, entro nel primo punto e faccio una maglia alta senza chiuderla, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto, una maglia alta senza chiuderla e chiudo tutti e 3 i cappi assieme. Continuo sino alle penultime 2 maglie, perché io da lì dovrò andare a diminuire. Quindi arrivo alle penultime 2 e lo vediamo assieme. Arrivati adesso alle penultime 2 maglie da lavorare, quindi i penultimi 2 punti, che sarebbero il punto alto e il punto alto dentro all'occhiello, quindi dentro alla catenella, facciamo come abbiamo fatto all'inizio, quindi entriamo nel punto sottostante, facciamo una maglia alta a metà, entriamo nella catenella, facciamo una maglia alta a metà e chiudiamo tutti e 3 assieme. Ora ripetiamo le 3 catenelle come avvio. Facciamo nuovamente un punto alto a metà, il secondo punto alto a metà e andiamo a chiudere e lavoriamo sino alle penultime 2 maglie, quindi i penultimi 2 punti. Questo lo faremo sin quando non avremo sul ferro 3 maglie.
ovvero le 3 maglie con le quali noi abbiamo iniziato l'altra estremità. A questo punto avremo tutte e due le punte uguali, le stesse. Sono arrivata a questo punto dove adesso ho 5 maglie, quindi avrò queste 2 maglie, anzi no, non sono 5. I punti sui quali io posso andare a lavorare sono 1, 2, 3, 4 e 5, sì sono 5, scusate. Quindi se io considero che devo fare una diminuzione a destra, una diminuzione a sinistra, io adesso inizio con le 3 catenelle, quindi faccio lo stesso lavoro che ho fatto prima, quindi entro in una maglia e non la chiudo, entro nella successiva e non la chiudo e chiudo tutte e 3 assieme. Ora entro in questa maglia e non la chiudo, entro nell'anellino delle 3 catenelle e chiudo tutte e 3 assieme. A questo punto io ho la punta. Per essere una punta più accentuata, che cosa faccio? 1, 2 catenelle, giro, entro nel primo punto e non lo chiudo, entro nel secondo e non lo chiudo, entro nell'anellino delle catenelle e non lo chiudo e li vado a chiudere tutti e 3 assieme. Chiudo con una catenella, ora qui taglio il filo ed avrò la mia punta. Se avessi chiuso direttamente qui dove avevo le 3 maglie non avrei avuto una punta così ben definita. Ora ovviamente farle proprio tutte e due identiche è quasi impossibile, perché noi abbiamo diminuito, abbiamo aumentato proprio al margine e abbiamo diminuito all'interno, però questo è il risultato, insomma è pressoché uguale. Queste sono le 2 punte. Su queste 2 punte adesso andremo ad applicare le nostre 2 nappine e vediamo subito come si realizzano. Allora, io ho preso un cartoncino, questo in realtà è un libricino, ma comunque un cartoncino o un pezzo, insomma, di un supporto che ha un'altezza all'incirca di 11 centimetri. Non faccio altro adesso che prendere il filato che mi è rimasto, oppure a prenderne di un altro gomitolo e andarlo ad arrotolare così. Io la mia nappina la voglio abbastanza consistente, cerco, ecco scusate, di contare i giri che faccio attorno al cartoncino, in modo che poi quando faccio la seconda mi viene non proprio identica, però della stessa consistenza, quindi sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ne metterei altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è la mia nappina. Ora l'unica accortezza che devo avere è di tagliare, allora se io ho iniziato con il capo dell'inizio del filo sotto, vado a tagliare il filo sempre sotto, quindi sono 25 giri. Ora prendo una porzione abbondante di filato e lo vado a infilare all'interno in modo che mi vado a fermare la mia nappina. Questo mi servirà poi per andarla a cucire e a fermare. Quindi faccio un paio di nodi. Ho fermato tutte le mie codine e adesso non faccio altro che andare a tagliare. Ora prendo il forbice più grande e così do un'unica sforbiciata. Ecco qui. Questa è la mia nappina. Ora con le codine che ho lasciato più lunghe prendo e vado a fare un cappiolino per fermarla in questo modo. Così. Faccio un paio di nodi.
le due codine che mi sono servite per cucire le vado ad apparare con tutta la mia nappina. E la nappina è pronta. Ora non faccio altro che andarla ad agganciare. Qui avrei dovuto lasciare una porzione di filo più abbondante, però posso anche andarne a prendere un altro pezzo. Quindi entro all'interno della nappina, piego il filato a metà, la porzione di filato che mi occorre, vado a fare una catenella, faccio un'altra catenella e mi vado ad agganciare all'estremità. Con una catenella tiro il filo, ora mi preoccuperò di andare a fermare per bene queste codine all'interno di tutta la lavorazione. E questa è una nappina. Queste sono le codine che andremo a fermare e questa è la nostra nappina. Ora andiamo a fare l'altra. Allora, la sciarpina è terminata, le due nappine finali. Ovviamente una sciarpina da bimba, però non è escluso che si possa poi replicare per un adulto e quindi magari farla più lunga ed anche più larga. Io per la sciarpa che misura, abbiamo detto all'incirca 1,20 m, quindi adesso riprendiamo per bene le misure, ovviamente la misuro senza le nappine. Sì, è esattamente 1,25 m. Eccola qui, 1,25 m. Poi ci sono le nappine, ma quelle non vanno considerate e diciamo che la misura è giusta per una sciarpina da bimba. Per l'intera sciarpa ho utilizzato una sola cake, quindi è un etto di filato. A me piace molto e poi siccome è la prima volta che lo utilizzavo, avevo paura che magari per una bambina non fosse adatto, nonostante la morbidezza, perché è davvero piacevolissimo e non pizzica, però avevo paura che questi peletti si perdessero poi durante magari l'indosso piuttosto che lavorandolo. Quindi ho messo di proposito una maglia di lana per vedere se poi mi fossero rimasti i peli del filato. E devo dire che non resta nulla, cioè è proprio ehm, restano attaccati al filato e non si muovono da lì, insomma, quindi non danno fastidio nemmeno ai bimbi. Ovvio che poi se lo mettono in bocca, questo è per una bambina di 6 anni, diciamo che non è che ci gioca come un bambino di 2-3 anni se fa una sciarpa del genere, una cosa del genere. Vorrei realizzare anche il cappellino, adesso vediamo con con lo stesso filato perché l'ho preso e io sono rimasta molto soddisfatta del filato. Ovviamente in molte mi chiedete della resa dei filati, di come rende poi una volta lavato. Io questo purtroppo, siccome ho iniziato ecco da un paio di mesi ad acquistare questi filati nuovi, non potrei mai azzardare a parlare di durata, perché è qualcosa che va valutato nel tempo, per cui servono almeno un po' di mesi prima di poter dare un giudizio molto personale, perché non è che posso, io non sono un'esperta, una tecnica di filati, quindi non posso, io posso solo parlarvi delle mie considerazioni personali. Per quanto riguarda la lavorabilità, io mi trovo molto bene, ma ripeto, è una cosa personale, io non sono una professionista, quindi non ho esperienze, non ho la conoscenza di tutti i filati che esistono al mondo, per cui per me è molto molto difficile dare un giudizio che poi non è neppure un giudizio, dare una valutazione comparandolo con gli altri 500.000 filati che ci sono in giro. Quindi io posso darvi semplicemente la mia valutazione personale. Devo dire che finora ho lavorato sempre cose per i bambini con la lana baby. Posso dire francamente che questa a me
sembra comunque una lana adatta anche ai bambini, ovviamente non ai bambini di 2 anni, 3 anni che poi magari ce l'hanno a contatto con la bocca e col viso e qualche peletto gli può rimanere in bocca, ecco tutto qua. Però diciamo anche che se noi andiamo a acquistare questi capi anche nelle migliori boutique da bambini, non tutti usano filati adatti ai bambini, cioè ci sono anche, non è che usano solo la Merino Baby o il filato Baby super ritorto, ci sono anche dei filati sintetici, quindi che noi adesso vogliamo lavorare in un certo modo va bene, però voglio dire non si deve demonizzare l'acrilico o un altro tipo di filato anche se destinata ai bambini. Io sto cambiando ottica da qualche anno su questa cosa perché vedo che ci sono tantissimi capi, tipo anche cappelli, che sono completamente in acrilico e sono destinati a bambini anche al di sotto dei 3 anni. Quindi credo che non ci sia nessun problema a utilizzare un filato del genere per una bambina di 5-6 anni, ecco perché non è che stiamo parlando proprio di un neonato. Detto questo, io spero che vi sia piaciuto scusate se mi sono dilungata, che vi sia piaciuto questo progetto, è veramente una cosa semplicissima perché io per farla tutta ho impiegato credo un paio d'ore, quindi in una serata la si fa. E se si sceglie questo tipo di filato, anche un altro filato che magari avete voi in casa o qualcosa di colorato, e comunque sono tutti punti alti ed è un progetto molto semplice e per fare insomma un regalino credo che sia che vada bene e che poi alla fine le cose fatte a mano sono sempre apprezzate da tutti. Se vi è piaciuto mi lasciate un like, altrimenti non fa nulla. Se non siete iscritti e volete potete iscrivervi, attivare la campanella così vi arrivano tutte le notifiche sui video prossimi. Se avete qualche domanda, se non sono stata sufficientemente chiara, potete commentare qui oppure mi trovate sul gruppo Cerchi di Uncinetto e Maglia su Facebook, anche su Noi Creative, ma su Cerchi di Uncinetto e Maglia è il gruppo in cui approfondiamo un po' di più il discorso di questo tipo di lavori manuali, quindi il crochet e la maglia. Ci vediamo al prossimo. Ciao e grazie.